Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Il mio capo mi ha licenziata. Ora sono la sua matrigna e questa è la mia perfetta vendetta. Mi chiamo Sofia, ho 45 anni. Vivevo in una città molto movimentata, in un piccolo e tranquillo appartamento con la mia gatta, Bella. Per 20 anni ho lavorato in un'azienda di abbigliamento chiamata Starlight. Amavo quell'azienda. Non era solo il mio lavoro, era come una seconda casa. Ho iniziato a lavorare lì quando avevo 25 anni. Ero giovane, entusiasta e pronta a imparare. Ho imparato tutto sui vestiti, sui clienti, sugli ordini, sui tessuti e sulle vendite. Non arrivavo mai in ritardo, non lasciavo mai un lavoro incompiuto. Lavoravo nei fine settimana. Lavoravo durante le festività. Ho dato a Starlight gli anni migliori della mia vita. L'uomo che gestiva l'azienda era il signor Miller. Tutti gli volevano bene, era gentile, paziente e giusto. Per noi sembrava il vero proprietario, perché era sempre presente. Conosceva il nome di ogni dipendente, chiedeva delle nostre famiglie, ci trattava come persone, non come macchine. Con il signor Miller Starlight sembrava una famiglia, ma un giorno tutto cambiò. Il signor Miller chiamò tutti i dipendenti nella sala principale. Sembrava più anziano di prima. Il suo volto era stanco, ma il suo sorriso era ancora caloroso. «Amici miei», disse, «ho lavorato per molti anni, ora ho bisogno di riposarmi. Vado in pensione». La sala diventò silenziosa, alcuni iniziarono a piangere. Anche io sentii le lacrime salirmi agli occhi. Poi disse: «Non preoccupatevi. L'azienda continuerà. Sta arrivando un nuovo amministratore delegato. Si chiama Matteo Ricci». Quella fu la prima volta che molti di noi sentirono il nome di Matteo. Quando Matteo arrivò, Starlight cambiò molto rapidamente. Aveva solo 28 anni, indossava completi costosi, un orologio elegante e camminava come se tutti dovessero aver paura di lui. Nel suo primo giorno non salutò nessuno, non chiese i nostri nomi, guardava soltanto il suo telefono. Poi convocò una riunione. «Questa azienda è vecchia», disse Matteo. «I vestiti sono vecchi, le idee sono vecchie, perfino i dipendenti sono vecchi. Voglio energia giovane, voglio volti nuovi, voglio velocità». Le sue parole mi fecero sentire un freddo allo stomaco. Dopo quel giorno, Matteo iniziò a licenziare i dipendenti più anziani. Persone che avevano lavorato per Starlight per 10, 15 o perfino 20 anni vennero mandate via all'improvviso. Poi assunse lavoratori molto giovani. Non erano cattive persone, erano semplicemente inesperte, non capivano i clienti, non conoscevano i prodotti
tutti, commettevano molti errori. Ogni giorno venivano da me. Sofia, puoi aiutarmi? Sofia, il cliente è arrabbiato. Cosa devo fare? Sofia, ho commesso un errore con questo ordine. E io li aiutavo sempre. Risolvevo i problemi, li formavo. Rimanevo fino a tardi. Mantenevo l'azienda in funzione. I giovani dipendenti mi volevano bene. Mi chiamavano la mamma dell'ufficio, ma Matteo non mi sopportava. Non vedeva il mio lavoro, vedeva solo la mia età, vedeva i miei capelli grigi, vedeva le piccole rughe sul mio viso. Per lui non ero una persona esperta, ero semplicemente vecchia. Poi, una mattina, il telefono sulla mia scrivania squillò. Sofia, disse Matteo con tono freddo. Vieni subito nel mio ufficio. Le mie mani diventarono fredde. Camminai lungo il corridoio e bussai alla sua porta. Entra, disse. Il suo ufficio era grande e freddo. Era seduto dietro un'enorme scrivania e guardava il computer. Siediti, disse. Mi sedetti in silenzio. Finalmente alzò lo sguardo verso di me. Da quanto tempo lavori qui? Chiese. Da 20 anni, risposi. Conosco molto bene questa azienda. Matteo rise. Esattamente. 20 anni sono troppi. Lo fissai. Che cosa vuoi dire? Si appoggiò allo schienale della sedia. Voglio dire che non sei più adatta a questo posto. Starlight ha bisogno di persone giovani, persone belle, persone veloci. Tu appartieni al passato, Sofia. Le sue parole mi ferirono profondamente. Ma faccio bene il mio lavoro, dissi. Aiuto tutti, risolvo i problemi. Il signor Miller si fidava di me. Il volto di Matteo si indurì. Il signor Miller non c'è più, disse. Adesso comando io e io dico che per te è finita. La stanza sprofondò nel silenzio. Sei licenziata. Non riuscivo a respirare. Per favore, sussurrai. Ho bisogno di questo lavoro. Devo pagare l'affitto. Ho delle bollette. Ho dato 20 anni della mia vita a questa azienda. Matteo mi guardò con occhi freddi. Non supplicare, è imbarazzante. Poi tornò a guardare il suo computer. Raccogli le tue cose e vattene oggi stesso. Non voglio vedere la tua vecchia faccia qui domani. Matteo tornò a fissare il computer. Per lui la conversazione era finita. Per me la mia intera vita era appena crollata. Mi alzai lentamente. Le ginocchia mi tremavano. Uscii dal suo ufficio e tornai alla mia scrivania. I giovani dipendenti mi guardarono. Potevano vedere che qualcosa non andava. Una ragazza si avvicinò e mi chiese: Sofia, stai bene? Provai a sorridere, ma non ci riuscii. No, risposi piano. Sono stata licenziata. La sua espressione cambiò.
Cosa? Perché? Abbassai lo sguardo verso la scrivania. Perché sono troppo vecchia. Nessuno sapeva cosa dire. Presi una scatola di cartone vuota e iniziai a mettere dentro le mie cose. La mia tazza del caffè, le mie penne, il mio quaderno, una piccola foto di Bella, la mia gatta. Ogni singolo oggetto faceva male. 20 anni della mia vita entrarono in una piccola scatola. Portai la scatola fino all'ascensore. Non mi voltai indietro. Se l'avessi fatto sapevo che avrei pianto davanti a tutti. Fuori la città era movimentata come sempre. Le persone camminavano in fretta, le auto passavano, nessuno si fermava, nessuno sapeva che avevo appena perso tutto. Mi sentivo invisibile, mi sentivo inutile. Quando arrivai a casa, posai la scatola sul pavimento e mi sedetti sul divano. Bella saltò sulle mie ginocchia e sfiorò la mia mano con la sua morbida testa. Fu allora che crollai. Piansi per il mio lavoro. Piansi per i miei amici. Piansi perché Matteo mi aveva fatta sentire vecchia e senza valore. Per i giorni successivi uscii a malapena dal mio appartamento. Mangiai cibo semplice, guardai la televisione senza davvero seguirla, fissavo il muro e continuavo a chiedermi: che cosa farò adesso? Chi avrebbe assunto una donna di 45 anni? Quel pensiero mi feriva profondamente. Poi, una mattina mi guardai allo specchio. I miei occhi erano stanchi. I miei capelli erano in disordine. Sembravo una persona che aveva rinunciato a tutto. No, mi dissi, Sofia, questa non è la fine. Sei più forte di così. Così mi vestii e uscii di casa. Avevo bisogno della luce del sole, avevo bisogno di aria, avevo bisogno di sentirmi viva di nuovo. Camminai fino al grande parco della città. Gli alberi erano verdi. I fiori sbocciavano lungo i sentieri. I bambini correvano sull'erba. Il sole accarezzava il mio viso e, per la prima volta dopo giorni, sentii un po' di pace. Comprai un piccolo sacchetto di pane e mi sedetti vicino al lago. Le anatre nuotavano verso di me e io lanciavo piccoli pezzi di pane nell'acqua. I loro buffi versetti mi fecero sorridere. Poi, all'improvviso, un grande cane dorato corse verso di me. Scodinzolava felice. Mi spinse il muso contro la mano cercando di prendere il pane. Risi piano. «Beh, ciao a te», dissi. «Hai fame anche tu?» Prima che potessi dargliene altro, un uomo chiamò da dietro di me. «Max, vieni qui. Non disturbare la signora». Alzai lo sguardo. Un uomo anziano stava camminando verso di me. Era alto, con capelli argentati e occhi gentili. Indossava un semplice cappotto e aveva un sorriso affabile. «Mi dispiace», disse. «Max pensa che chiunque abbia del cibo sia suo amico». «Non c'è problema», risposi. «È adorabile».
L'uomo sorrise. Posso sedermi qui? Sì, certo. Si sedette accanto a me e il cane si sdraiò vicino ai suoi piedi. Mi chiamo Lorenzo, disse. Io sono Sofia. Ci stringemmo la mano. La sua mano era calda, la sua voce era calma. Per alcuni minuti osservammo insieme le anatre. Era un momento di pace. Poi Lorenzo mi guardò e disse: «Hai un sorriso bellissimo, Sofia, ma i tuoi occhi sembrano molto tristi». Rimasi sorpresa. In città la maggior parte delle persone non nota la tristezza degli altri, sono troppo occupate. Guardai il lago e feci un respiro profondo. Ho perso il lavoro, dissi. Lorenzo non mi interruppe. Si limitò ad ascoltare. Così gli raccontai tutto. Gli parlai della Starlight Clothing. Gli raccontai dei miei 20 anni di lavoro lì. Gli parlai del signor Miller, il gentile direttore che ci trattava come una famiglia. Poi gli raccontai di Matteo Ricci, il nuovo amministratore delegato, e delle parole crudeli che mi aveva detto. Mi ha detto che ero troppo vecchia, dissi. Mi ha fatto sentire come se non avessi alcun valore. Il volto di Lorenzo diventò serio. La sua mascella si irrigidì. È una cosa terribile da fare, disse. Un buon leader rispetta l'esperienza. L'età non è una debolezza, Sofia. L'età è conoscenza. L'età è forza. Le sue parole mi riempirono di nuovo gli occhi di lacrime, ma questa volta erano lacrime diverse. Per la prima volta da quando ero stata licenziata mi sentii vista. Lorenzo e io parlammo a lungo. Mi raccontò di essere in pensione. Disse che sua moglie era morta molti anni prima. Ora viveva da solo con Max. Gli piacevano i libri, le passeggiate tranquille e la musica d'altri tempi. Quando arrivò il momento di andare via, Lorenzo si alzò lentamente. Sofia, disse, mi è piaciuto davvero parlare con te. Tornerai domani? Il mio cuore si riempì di calore. Sì, risposi, sulla stessa panchina. Il giorno dopo tornai al parco. Lorenzo era lì con 2 tazze di caffè. Da quel momento ci incontrammo ancora e ancora. A volte parlavamo per ore, a volte passeggiavamo con Max, a volte restavamo semplicemente seduti in silenzio a guardare il lago. Lorenzo mi fece ridere di nuovo, mi fece sentire importante. Mi fece sentire bella, non perché fossi giovane, ma perché ero me stessa. Un giorno mi portò in un museo, un altro giorno visitammo lo zoo e ridemmo guardando le scimmie. Più tardi venne nel mio appartamento per cena. Bella rimase sulle sue ginocchia per tutta la serata. Sorrisi, perché Bella non si fidava di tutti, ma si fidava di Lorenzo. Passarono i mesi, il tempo diventò più caldo e lentamente,
anche il mio cuore si scaldò. Smettei di pensare a Matteo ogni giorno. Smettei di sentirmi inutile. Smettei di vedermi come una donna che era stata scartata. Lorenzo riportò la luce nella mia vita. E un pomeriggio, mentre eravamo seduti sulla nostra panchina accanto al lago, mi resi conto di una cosa. Ero innamorata. A 45 anni, dopo aver perso il lavoro e la fiducia in me stessa, avevo ritrovato l'amore e per la prima volta dopo tanto tempo credetti che la mia vita non fosse finita. Forse stava appena cominciando. Un venerdì sera Lorenzo mi chiamò. «Sofia», disse, «indossa qualcosa di elegante stasera. Voglio portarti in un posto speciale». Il mio cuore si riempì di gioia. Scelsi un vestito rosso scuro, sistemai con cura i capelli, misi un po' di profumo. Quando mi guardai allo specchio, sorrisi. Per la prima volta da molti mesi mi sentii di nuovo bella. Lorenzo venne a prendermi in taxi. Indossava un abito scuro ed era molto elegante, ma notai qualcosa di strano. Sembrava nervoso. Mi portò in un bellissimo ristorante vicino al fiume. Le luci erano soffuse. Sui tavoli c'erano candele accese. In sottofondo suonava una tranquilla musica al pianoforte. Tutto sembrava un sogno. Ci sedemmo vicino alla finestra, mangiammo piatti deliziosi, parlammo e ridemmo, ma dopo cena Lorenzo diventò molto silenzioso. Allungò una mano sopra il tavolo e prese le mie. «Sofia», disse dolcemente, «prima di incontrarti la mia vita era molto solitaria. Dopo la morte di mia moglie, per molti anni ci siamo stati solo io e Max. Pensavo che l'amore fosse finito per me. Le sue mani tremavano leggermente. Poi ti ho vista al parco. Stavi dando da mangiare alle anatre. Sembravi triste, ma quando hai sorriso a Max ho visto la gentilezza sul tuo volto. Quel sorriso ha cambiato qualcosa dentro di me». Le lacrime mi salirono agli occhi. Lorenzo continuò. «Hai riportato la felicità nella mia vita. Mi hai fatto sentire vivo di nuovo. Sei forte, sincera e bellissima. Non voglio vivere un altro giorno senza di te». Poi tirò fuori dalla tasca una piccola scatola nera. La aprì. Dentro c'era un anello con un diamante. «Sofia», chiese, «vuoi sposarmi?» Per un momento non riuscii a parlare, poi sussurrai: «Sì, Lorenzo, sì, ti sposerò». Lorenzo sorrise con le lacrime agli occhi, mi mise l'anello al dito. Le persone nel ristorante applaudirono dolcemente. Io ridevo e piangevo allo stesso tempo. Dopo cena passeggiammo lungo il fiume. La luna era luminosa e l'acqua sembrava d'argento. Tenevo la mano di Lorenzo e sentivo che finalmente la vita mi aveva regalato qualcosa di bello.
Poi Lorenzo si fermò. Sofia, disse, c'è una cosa che devo dirti. Lo guardai. Di cosa si tratta? Riguarda chi sono davvero, rispose. Il mio cuore si riempì di ansia. Lorenzo, sei malato? No, disse rapidamente. Sto bene. Riguarda il denaro e riguarda Starlight. Rimasi immobile. Starlight. Lorenzo fece un respiro profondo. Non sono soltanto un semplice pensionato, disse. Sono molto ricco, possiedo edifici, possiedo aziende. Ma all'inizio non volevo che tu lo sapessi. Volevo capire se mi amavi per quello che sono, non per i miei soldi. Gli toccai la mano. Lorenzo, io amo te, non i tuoi soldi. Lui sorrise tristemente. Lo so, ed è per questo che devo raccontarti il resto. Guardò il fiume e poi tornò a fissarmi. Molti anni fa ho investito nella Starlight Clothing. Il signor Miller era il volto dell'azienda, la gestiva ogni giorno, per i dipendenti sembrava il vero proprietario, ma io possedevo la maggior parte delle azioni, ero il proprietario nell'ombra. La mia bocca si aprì leggermente. Tu possedevi la Starlight? Lorenzo annuì. Il mio nome completo è Lorenzo Ricci. All'improvviso sentii un brivido. Ricci, sussurrai. Sì, disse piano. Matteo Ricci è mio figlio. Feci un passo indietro. L'uomo gentile che amavo era il padre dell'uomo crudele che mi aveva licenziata. Lorenzo cercò le mie mani. Mi dispiace, Sofia. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, non sapevo che l'azienda della tua storia fosse la Starlight. Più tardi, quando mi hai raccontato altri dettagli, ho capito. Mi sono reso conto che il capo che ti aveva ferita era mio figlio. Perché non me l'hai detto? Chiesi. Perché mi vergognavo, rispose. Ho dato a Matteo il controllo dell'azienda perché volevo che imparasse a essere un leader. Volevo che diventasse responsabile, ma il potere lo ha reso arrogante. Ha dimenticato il rispetto. Ha dimenticato la lealtà. Ha dimenticato ciò che la Starlight avrebbe dovuto rappresentare. La sua voce diventò pesante. Avevo paura che mi odiassi perché sono suo padre. Guardai i suoi occhi pieni di tristezza, poi strinsi le sue mani. Lorenzo, tu non sei Matteo. Sei gentile, sei onesto. Mi hai trattata con rispetto quando mi sentivo senza valore. Le azioni di tuo figlio non sono colpa tua. Lorenzo chiuse gli occhi e lasciò uscire lentamente il respiro. Poi mi abbracciò forte. Grazie, sussurrò. Sorrisi leggermente e dissi: quindi se ti sposo diventerò la matrigna di Matteo?
Lorenzo rise per la prima volta quella sera. Sì, disse, e forse è proprio quello di cui ha bisogno. Dopo quella conversazione iniziammo a organizzare un piccolo matrimonio. Non volevamo una grande festa. Volevamo pace, amore e soltanto le persone che tenevano davvero a noi. Scegliemmo un giardino con alberi alti e rose bianche. Comprai un semplice abito bianco. Non era costoso, ma quando lo indossavo mi sentivo una regina. Lorenzo invitò i suoi amici più stretti. Io invitai i miei amici e alcuni dei giovani dipendenti gentili della Starlight. Matteo non fu invitato. Lorenzo gli disse che si sarebbe sposato, ma non gli rivelò il mio nome. Litigarono. Lorenzo disse a Matteo di essere profondamente deluso da lui. Ero felice che Matteo non fosse presente. Il giorno del matrimonio era caldo e luminoso. Gli uccelli cantavano tra gli alberi. Camminai sull'erba con un mazzo di fiori rossi e bianchi tra le mani. Lorenzo mi stava aspettando con le lacrime agli occhi. Ci prendemmo per mano e facemmo le nostre promesse. Promettemmo di amarci, promettemmo di proteggerci. Promettemmo di restare insieme nei momenti belli e in quelli difficili. Quando l'ufficiale dichiarò che eravamo marito e moglie, Lorenzo mi baciò e tutti applaudirono. Perfino Bella era presente, dentro un piccolo cestino, e sembrava una piccola regina. Quel giorno non ero più la donna che Matteo aveva scartato. Ero amata. Ero stata scelta e ora il mio nome era Sofia Ricci. La mattina seguente mi svegliai nella splendida casa di Lorenzo. Adesso era anche casa mia. La stanza era luminosa, la luce del sole entrava dalle grandi finestre. Fuori potevo vedere un giardino verde pieno di fiori. Lorenzo entrò con 2 tazze di caffè. Nell'altra mano teneva una grande busta marrone. «Buongiorno, mia bellissima moglie», disse sorridendo. Io sorrisi. «Buongiorno». Si sedette accanto a me sul letto e mi porse la busta. «Che cos'è?» chiesi. «Un regalo di nozze». Risi piano. «Lorenzo, mi hai già regalato una nuova vita. Non ho bisogno di altro». «Aprila», disse. Aprii la busta e tirai fuori diversi documenti. Sembravano ufficiali. C'erano firme, timbri e termini legali che non capivo. Lo guardai confusa. «Lorenzo, che cosa sono questi documenti?» Il suo sorriso diventò serio. «Riguardano la Starlight Clothing». Il mio cuore ebbe un sussulto. «La Starlight?» Lorenzo annuì. «Sì, ti ho detto che ero il proprietario nell'ombra». Il signor Miller gestiva l'azienda, ma io possedevo la maggior parte delle azioni. A Matteo era stato affidato soltanto il ruolo di amministratore delegato. Abbassai di nuovo lo sguardo sui documenti.
Lorenzo continuò: quando ho scoperto ciò che Matteo aveva fatto a te e a molti dipendenti fedeli, ho parlato con i miei avvocati. Sentii il respiro fermarsi. Che cosa hai fatto? Ho rimosso Matteo dal suo incarico, disse Lorenzo con calma. Non è più l'amministratore delegato della Starlight. Hai licenziato tuo figlio? Sussurrai. Lorenzo sembrava triste, ma deciso. Sì, amo mio figlio, ma deve imparare. Ha usato il potere per ferire le persone. Deve capire che cosa significa davvero lavorare. Poi indicò i documenti che tenevo in mano. Ma non è tutto. Lo fissai. Sono in pensione, disse. Non voglio tornare a dirigere l'azienda. Voglio vivere serenamente con te e con Max. E allora chi la gestirà? Chiesi. Lorenzo sorrise. Tu. I miei occhi si spalancarono. Io? Sì, Sofia. Hai lavorato lì per 20 anni. Conosci i dipendenti. Conosci i clienti. Conosci i prodotti. Comprendi la Starlight molto meglio di quanto Matteo abbia mai fatto. Le lacrime mi riempirono gli occhi. Guardai la prima pagina. Ed era lì Sofia Ricci, proprietaria e amministratrice delegata della Starlight Clothing. Mi coprii la bocca con una mano. Lorenzo, ne sei sicuro? Lui mi baciò sulla fronte. Non sono mai stato così sicuro. Torna lì e rimetti in piedi l'azienda, amore mio. La mattina seguente era lunedì. Mi svegliai presto con il fuoco nel cuore. Feci una doccia. Sistemai i capelli. Scelsi il mio completo da lavoro blu scuro più elegante. Indossai scarpe nere con il tacco e un rossetto rosso. Quando mi guardai allo specchio, non vidi la donna che Matteo aveva scartato. Vidi una leader. Lorenzo mi accompagnò in città. Quando ci fermammo davanti all'alto edificio di vetro della Starlight, mi baciò la mano. Buon primo giorno di lavoro, signora Ricci. Scesi dall'auto e feci un respiro profondo. Poi entrai. La guardia di sicurezza Tom mi vide e si agitò. Sofia, disse, non puoi stare qui. Il signor Matteo ha detto che non ti è permesso entrare. Sorrisi gentilmente. Buongiorno, Tom. Come sta la tua famiglia? Stanno bene, rispose rapidamente. Ma ti prego, non voglio problemi. Non avrai problemi, dissi. Anzi, più tardi parleremo del tuo aumento di stipendio. Tom mi guardò sconvolto, ma io continuai a camminare. Entrai nell'ascensore riservato ai dirigenti e salii all'ultimo piano. Quando le porte si aprirono, Chloe, la receptionist, lasciò cadere la penna. Sofia, sussurrò, non puoi entrare lì. Buongiorno, Chloe, dissi. Poi le passai accanto.
I miei tacchi risuonavano sul pavimento. Tac, tac, tac. Sembrava il suono del mio ritorno. Raggiunsi l'ufficio di Matteo e aprii la porta senza bussare. Matteo era dietro la sua scrivania e stava urlando al telefono. Ti ho detto di renderlo più economico. Non mi interessa la qualità. Fallo e basta. E in fretta. Poi mi vide. Il suo viso diventò rosso. Tu, gridò, che cosa ci fai qui? Ti ho licenziata. Entrai con calma. Ciao Matteo. Fuori di qui, urlò. Chloe, chiama la sicurezza. Posai la mia borsa sulla sua scrivania. Siediti, Matteo. Lui rise con rabbia. Chi credi di essere? Io sono l'amministratore delegato. Questo è il mio ufficio. Tu non sei nessuno. Aprii la borsa e tirai fuori i documenti legali. Poi li posai davanti a lui. Leggi la prima pagina. Matteo guardò i documenti e sorrise con arroganza. Che cos'è questa roba? Stai cercando di farmi causa? Leggila, dissi. Afferrò i documenti e iniziò a leggere. Osservai il suo volto cambiare. Prima sembrava infastidito, poi confuso, poi spaventato. Le sue mani iniziarono a tremare. No, sussurrò, è falso. È tutto vero, dissi. Tuo padre ha firmato ogni documento. Mio padre, disse Matteo. Perché dovrebbe fare una cosa del genere? Perché ti ha dato il potere e tu hai fallito. Hai trattato dipendenti fedeli come spazzatura. Ti importavano più l'età e l'aspetto delle persone che le loro capacità e il rispetto che meritavano. Matteo si prese la testa tra le mani. La mia matrigna, sussurrò. E adesso la proprietaria della Starlight. Sì, risposi con calma. Esatto. Lo guardai dritto negli occhi. Mi hai licenziata, Matteo. Mi hai chiamata vecchia. Hai detto che non appartenevo più a questo posto. Mi hai costretta a portare fuori da questo edificio 20 anni della mia vita dentro una scatola di cartone. Matteo deglutì a fatica. Sofia, ti prego, disse. La sua voce non era più forte e arrogante. Ero sotto pressione. Ho commesso un errore. Possiamo parlarne. Adesso fai parte della famiglia. Annuii lentamente. Sì, ora faccio parte della famiglia. E forse è proprio per questo che devo fare ciò che tuo padre avrebbe dovuto fare molto tempo fa. Devo insegnarti il rispetto. Il volto di Matteo impallidì. Che cosa hai intenzione di fare? Posai entrambe le mani sulla sua scrivania. Sei licenziato. Balzò in piedi. Non puoi licenziarmi. Io sono Matteo Ricci. E io sono Sofia Ricci, risposi. Sono la proprietaria di questa azienda. Il tuo incarico termina oggi. Aprì la bocca,
ma non riuscì a dire nulla. Non siederai più in questo ufficio. Non darai più ordini alle persone. Non distruggerai più lavoratori fedeli solo perché sono più anziani di te. La voce di Matteo tremò. Come dovrei vivere? Lavorerai, risposi. Un lavoro normale, un lavoro vero. Ricomincerai dal basso. Imparerai cosa significa trasportare scatole, rispondere al telefono, servire i clienti e dire per favore e grazie. Mi fissò come se non potesse credere a ciò che stava accadendo. Finché non imparerai l'umiltà, continuai, non riceverai mai più alcun potere da questa azienda. Per la prima volta Matteo non ebbe nulla da dire. Indicai un angolo della stanza. Là c'è una scatola. Raccogli le tue cose. Lentamente si avvicinò alla scatola. Vi mise il suo costoso orologio, le fotografie incorniciate, le sue eleganti penne e il cappotto firmato. Le sue mani tremavano. Lo osservai mentre portava la scatola verso la porta. Per un secondo si voltò e mi guardò. Io non sorrisi. «Addio, Matteo», dissi. Poi se ne andò. La porta si chiuse dietro di lui e l'ufficio diventò silenzioso. Ma questa volta quel silenzio non sembrava freddo. Sembrava pace. Feci il giro della scrivania e mi sedetti sulla poltrona. La stessa poltrona dalla quale Matteo aveva cercato di spezzarmi. Adesso era mia. Presi il telefono e chiamai Chloe. «Per favore, chiedi a tutti di venire nella sala riunioni», dissi. «Abbiamo notizie importanti». Pochi minuti dopo, la sala riunioni era piena. C'erano i giovani dipendenti, c'era Tom, la guardia di sicurezza. C'erano anche alcuni dei lavoratori più anziani che Matteo aveva licenziato, perché li avevo chiamati quella mattina. Quando entrai nella sala, tutti si fecero silenziosi. Mi fermai davanti a loro e osservai i loro volti. «Buongiorno a tutti», dissi. «Buongiorno, Sofia», risposero piano. Feci un respiro profondo. Oggi la Starlight cambia direzione. Matteo Ricci non è più l'amministratore delegato. Nella sala si sentirono mormorii di sorpresa. Io sono la nuova proprietaria e amministratrice delegata della Starlight Clothing. Per un momento nessuno si mosse. Poi la sala si riempì di applausi. Alcuni esultarono, alcuni piansero. I giovani dipendenti sorridevano. I lavoratori più anziani si tenevano per mano. Alzai una mano. «Ascoltatemi attentamente», dissi. «Questa azienda non è stata costruita sulla paura. È stata costruita sul rispetto, sulla qualità e sul duro lavoro. Abbiamo bisogno di idee giovani, sì, ma abbiamo anche bisogno dell'esperienza.
Abbiamo bisogno della velocità, ma anche della saggezza. Guardai le persone nella sala. Nessuno qui sarà trattato come spazzatura a causa della propria età. I giovani dipendenti impareranno dai lavoratori più anziani. I lavoratori più anziani impareranno i nuovi strumenti dai giovani. Cresceremo insieme. Tutti applaudirono di nuovo. Sorrisi. Adesso riportiamo la Starlight al suo splendore. Questo è successo 5 anni fa. Oggi la Starlight è più forte che mai. I nostri vestiti sono migliori. I clienti si fidano di nuovo di noi. I dipendenti sono felici perché si sentono rispettati. Matteo ha attraversato un anno difficile. Ha dovuto lavorare fuori dall'azienda. Ha servito ai tavoli. Ha pulito tavoli e locali, ha imparato come vivono i lavoratori comuni. Più tardi, Lorenzo e io gli abbiamo permesso di tornare alla Starlight, ma non come capo. Ha iniziato nell'ufficio postale interno, trasportava scatole, consegnava documenti, portava il caffè, e lentamente ha iniziato a dire per favore e grazie. Forse un giorno diventerà un buon leader, ma prima deve diventare un uomo migliore. Quanto a Lorenzo e me, siamo felici. Ogni domenica portiamo Max a passeggiare nel parco. Ci sediamo sulla stessa panchina dove ci siamo incontrati per la prima volta. Diamo da mangiare alle anatre e ci teniamo per mano. Lorenzo dice sempre: «Mia moglie ha salvato la Starlight». Io rido e rispondo: «No, ho semplicemente rifiutato di arrendermi». La vita è strana. A volte le persone ti feriscono, a volte ti buttano via, a volte ti dicono che sei troppo vecchio, troppo debole o non abbastanza bravo. Va bene piangere, va bene sentirsi smarriti, ma non restare spezzato per sempre. Il tuo valore non scompare solo perché qualcun altro non riesce a vederlo. Matteo pensava di mettere fine alla mia storia, ma in realtà mi ha spinta verso un nuovo inizio, mi ha spinta verso il parco, mi ha spinta verso Lorenzo, mi ha riportata alla Starlight più forte di prima. E quella è diventata la mia vendetta perfetta, perché la migliore vendetta non è l'odio. La migliore vendetta è la pace. La migliore vendetta è il successo. La migliore vendetta è vivere una vita bellissima accanto a persone che ti amano davvero. Quindi, se qualcuno ti ha ferito, continua a camminare. La tua storia non è finita. Il capitolo più bello potrebbe ancora aspettarti. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.